Vuoi realizzare una borsa unica nel suo genere? Un progetto scintillante e che puoi interamente personalizzare con il filato effetto pelliccia? Allora sei nel video tutorial giusto per te. Io sono Silvia Lampo e ti do il benvenuto o il bentornato qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. Se sei alla ricerca di un tutorial per una borsa unica e soprattutto scintillante, allora sei nel posto giusto. Partiremo insieme dalla lavorazione di un fondo ovale in ecopelle, impareremo come realizzare il corpo borsa a maglia bassa con apertura e chiusura a giro invisibile, come applicare correttamente i manici in ecopelle e soprattutto ti mostrerò come realizzare una borsa con un filato effetto pelliccia con una tecnica assolutamente diversa dalle solite, perché solitamente quando si utilizza un filato di questo tipo, questo viene lavorato contestualmente al cordino della borsa e questo può creare delle difficoltà, soprattutto se siamo principianti nella lavorazione dei vari punti. In questo video ti mostro un metodo che ti permetterà di creare delle fasce come le mie col filato effetto pelliccia direttamente sul corpo borsa, ma che potrai anche replicare andando a ricoprire interamente tutto il progetto, oppure creare dei disegni super particolari salendo e scendendo tra i vari giri di lavorazione, sempre con questo filato. Quindi un modello che potrai veramente e interamente personalizzare secondo il tuo gusto e il tuo stile. Quali sono le misure del mio progetto? Abbiamo una larghezza qui nella parte superiore di circa 36 cm e un'altezza complessiva di circa 25 cm, esclusi i manici. Modello che potrai inoltre personalizzare nella chiusura inserendo dei bottoni magnetici, una cerniera zip, creando una spalletta per una chiusura a girello. Insomma, non ci resta ora che prendere i nostri materiali e cominciare. E mi raccomando, se apprezzerai questo progetto, fammelo poi sapere con un bel pollice in su e con un commento proprio qui sotto il video. Fondo borsa in ecopelle, misura 30 x 10 cm, con già presenti lungo il perimetro dei fori all'interno dei quali andremo a lavorare con il nostro uncinetto. Abbinati al fondo abbiamo i manici realizzati sempre in ecopelle nella stessa tonalità di colore, in questo caso un nero testa di moro. Particolarità di questi manici: nella parte inferiore presentano questa forma a goccia con dei piccoli fori che ci consentono sia di cucire che di lavorarvi all'interno con il nostro uncinetto, e ciascun manico è poi rinforzato all'interno e la lunghezza complessiva del manico, quindi misurandolo in questo modo, è di circa 47,5 cm. Per quanto riguarda il filato, abbiamo una rocca da 500 grammi di cordino tie in 100% polipropilene. In particolare questo color oro lo troverete tra i colori disponibili per il kit con il codice 10. E poteva mancare un tocco di luce alla nostra borsa? Utilizziamo anche questo filato, un 80% poliestere, 20% di lurex, 100 grammi per circa 85 metri. Un filato peloso con questi piccoli inserti di lurex che si ripetono lungo tutto il gomitolo. Uncinetto consigliato per questo filato, numero 4 o 4,5. Ed ecco qui il nostro kit al completo, fondo, manici e filato. Dove potete acquistare questi materiali? Potrete trovare il kit già pronto per voi direttamente sul sito del negozio Duchessa Filati di Pregio. Abbiamo pensato ad un kit che comprendesse tutto lo stretto necessario, tralasciando la chiusura perché vogliamo darvi libertà di espressione da questo punto di vista. Potete mettere una chiusura con zip, una chiusura con bottone magnetico, insomma quello che più ispira la vostra fantasia e soprattutto come preferite poi utilizzare la vostra borsa. Il kit sarà disponibile in diverse varianti che potrete anche vedere dal vivo direttamente recandovi in negozio. Negozio che trovate a Vigevano, in via Gravellona 36A. Ad accogliervi ci sarà Cristina, la titolare, pronta a consigliarvi per l'acquisto di questo e di tantissimi altri kit per le vostre borse, oltre che tantissimi filati per tutti i gusti.
Trovate inoltre il link diretto al kit nel box informazioni subito sotto il video con l'elenco completo di tutti i materiali utilizzati per questo progetto. Cominciamo il nostro progetto partendo dalla lavorazione del fondo che ho suddiviso in 4 parti, 2 lati corti e 2 lati lunghi. Ho creato questa suddivisione inserendo 4 marcatori nei 4 fori dedicati agli angoli del fondo stesso. Per realizzare il progetto che abbiamo visto insieme nelle immagini di anteprima non ci servono multipli particolari. Questo che cosa vuol dire? Che possiamo lavorare liberamente le maglie all'interno dei vari fori senza dover per forza raggiungere un determinato risultato. Tutte le maglie che andremo a lavorare all'interno dei vari fori dovranno avere tutte lo stesso aspetto, non dovranno esserci maglie più strette o maglie più morbide. Inoltre, a seconda del filato che scegliamo di utilizzare e della nostra mano di lavorazione, potremo dover calibrare in modo diverso il numero di punti da lavorare all'interno dei vari fori. Nel mio caso, con il filato scelto e con la mia mano di lavorazione, procederò in questo modo. Lavorerò 3 maglie basse nei 4 fori degli angoli. Dopodiché, per quanto riguarda i 2 lati lunghi, dove sono presenti 14 fori da una parte e 14 fori dall'altra, andrò a lavorare 2 maglie basse all'interno di ciascun foro. Per quanto riguarda i lati corti, dove abbiamo 6 fori da una parte e dall'altra, andrò ad alternare 2 maglie basse a 3 maglie basse su ciascun lato. Parto quindi realizzando un cappio con il mio filo e scegliendo un foro qualsiasi tra quelli presenti. Personalmente preferisco sempre iniziare da qui, dal centro di uno dei 2 lati corti. Sul mio lato corto andrò ad eseguire questa sequenza di punti: 2 maglie basse in questo foro, 3 maglie basse in questo e di nuovo 2 maglie basse, 3 maglie basse, 2 maglie basse, 3 maglie basse. Scelgo quindi da quale foro iniziare. Partirò da questo, quindi conto 2 maglie basse, 3 maglie basse, 2 maglie basse. In questo foro dovrò lavorare 2 maglie basse. Entro all'interno con il mio uncinetto, pongo sopra il filo e porto il filo attraverso il foro. Prendo il filo proveniente dalla rocca e blocco il tutto. Ed ecco la parte inferiore del primo punto che vado a lavorare in questo foro. La parte superiore l'andrò a creare con la chiusura a giro. Devo lavorare 2 maglie basse in questo foro, quindi vi rientro ancora una volta, prendo il filo e lavoro un punto basso. Questo punto basso, il secondo del giro, lo segno con un marcatore. Questo marcatore sarà il mio punto di riferimento per la chiusura del giro. Mi sposto nel foro seguente. Qui devo lavorare 3 maglie basse. Quindi ripeto gli stessi passaggi per 3 volte. Fino ad ottenere 3 maglie basse. 2 maglie basse nel foro seguente. Nel foro successivo 3 maglie basse. Ed eccoci arrivati al primo dei 4 angoli. Tolgo il marcatore e all'interno del foro presente nell'angolo lavoro 3 maglie basse. Come proseguire? Siamo davanti al primo lato lungo. Qui andrò a lavorare 2 maglie basse all'interno di tutti i fori presenti. Secondo angolo. In questo foro lavoro 3 maglie basse. Siamo sul secondo lato corto. Qui ripeteremo la stessa sequenza di punti vista qui inizialmente. Quindi andrò ad alternare 2 maglie basse a 3 maglie basse nei vari fori fino al terzo angolo. Qui lavorerò 3 maglie basse. Sul secondo lato lungo ripeto i passaggi del primo. Quindi lavoro 2 maglie basse all'interno di tutti i fori fino al quarto e ultimo angolo. Qui lavorerò 3 maglie basse. Negli ultimi 2 fori del mio giro lavorerò 2 maglie basse e 3 maglie basse e ci rivediamo qui per proseguire con la chiusura del giro. Al termine del giro, nel mio caso, l'ultima sequenza di punti è composta da 3 maglie basse lavorate nell'ultimo foro disponibile.
Come chiudere il giro? Lavorata l'ultima maglia bassa, allungo l'asola, sfilo l'uncinetto e taglio il filo lasciandone abbastanza per poterlo porre su un ago. Dopodiché vado a sfilare la mia asola e pongo il filo sull'ago. Con l'ago devo entrare da dietro, in questo modo, al di sotto di entrambe le coste che compongono la maglia bassa segnata col marcatore. L'ago viene quindi da quello che sarà l'interno della borsa verso di me e porto con me il filo. Posso rimuovere il marcatore e devo ora tornare indietro all'ultima maglia bassa lavorata, questa qui. Devo passare al centro tra le due coste che compongono il punto. In questo modo, portando così il filo da verso di me, verso quello che diventerà l'interno della borsa. I passaggi realizzati con l'ago diventano la parte superiore del primo punto del giro della lavorazione del fondo e abbiamo così chiuso questa parte di lavorazione in modo invisibile. Voltiamo il lavoro e blocchiamo il filo in eccesso al di sotto dei punti appena lavorati. Proseguiamo quindi con la lavorazione del corpo borsa. Possiamo scegliere una maglia qualsiasi tra quelle che ci si presentano, senza alcuna limitazione. Realizziamo un cappietto con un nuovo filo, lo togliamo dall'uncinetto e del punto scelto dobbiamo prendere in considerazione solamente la metà costa più lontana rispetto a noi, la costa retro del nostro punto. In questo modo. Questo sarà l'esterno della borsa, questo l'interno. Fatto questo, poniamo il filo sull'uncinetto e lo portiamo attraverso il punto. Prendiamo il filo proveniente dalla rocca e blocchiamo il tutto. Questa sarà la parte inferiore della prima maglia bassa in costa retro di questo giro. Mi sposto sul punto successivo prendendo sempre e solo la costa retro del punto e lavoro un punto basso. Questo punto basso, il secondo del giro, lo segno con un marcatore. Mi sposto sul punto successivo, sempre in costa retro, dove lavoro un punto basso. Proseguo in questo modo lavorando una maglia bassa in costa retro sopra ciascun punto che mi si presenta, senza variazioni, fino al termine del giro. Lavorata l'ultima maglia bassa in costa retro sopra l'ultimo punto disponibile, siamo pronti a chiudere il giro e a cominciare il successivo. Nella mia lavorazione preferisco eseguire apertura e chiusura a giro, così da avere poi un risultato finale molto più netto, soprattutto per la rifinitura in pelliccia. Ma se lo desiderate potete proseguire da questo momento in poi a spirale, quindi senza apertura o chiusura a giro. Andiamo ad allungare l'asola, sfiliamo l'uncinetto ed entriamo da dietro, proprio qui, sotto alla seconda maglia bassa del giro, quella che abbiamo segnato col marcatore. Prendiamo l'asola, la poniamo sull'uncinetto e la portiamo attraverso il punto, quindi verso quello che sarà l'interno del corpo borsa. Attenzione, possiamo ora rimuovere il marcatore e tenendo ferma l'asola sul retro, sfiliamo l'uncinetto. Con l'uncinetto dobbiamo passare sotto ai due fili che compongono l'asola, questi qui, sul davanti. Con l'uncinetto vi passiamo sotto, prendiamo il filo e lo portiamo attraverso, verso quello che sarà l'esterno della borsa. Recuperiamo l'asola lasciata sul retro, ottenendo così due asole sul nostro uncinetto, prendiamo il filo e andiamo a chiuderle insieme.
Quella che andremo ad ottenere sarà la parte inferiore del primo punto basso del nostro giro. Ci spostiamo sul punto seguente, dove lavoriamo una maglia bassa normale. Il secondo punto del giro lo andiamo a segnare con un marcatore. Il marcatore ci serve come punto di riferimento sempre sul secondo punto del giro per ripetere poi i passaggi della chiusura invisibile. Proseguiamo ora lavorando una maglia bassa normale sopra ciascun punto che ci si presenta per tutto il giro. Non ci sono aumenti o diminuzioni. Proseguiamo semplicemente lavorando una maglia bassa sopra ciascun punto fino a ritrovarci qui. Arrivati al termine del giro, rivediamo i passaggi per la chiusura. Questi passaggi per la chiusura a giro sono quelli che andremo a ripetere per tutto il corpo del nostro progetto. Lavorata l'ultima maglia bassa sopra l'ultimo punto disponibile, allunghiamo l'asola e a sinistra abbiamo il primo punto del giro, al quale manca sempre la parte superiore, e il secondo punto, quello segnato col marcatore. Dall'interno della borsa verso l'esterno passiamo sotto ad entrambe le asole del punto segnato col marcatore. Lo togliamo, prendiamo l'asola, la poniamo sull'uncinetto e la portiamo attraverso. Tenendo l'asola ferma sul retro, sfiliamo l'uncinetto e passiamo sotto ad i fili che compongono l'asola stessa, quella che abbiamo appena portato sul retro del lavoro. Prendiamo il filo, lo portiamo attraverso, generando così una nuova asola. Recuperiamo quella sul retro, abbiamo due asole, prendiamo il filo e chiudiamo. Con questi step andiamo a generare sempre la parte inferiore del primo punto del giro. La parte superiore si viene a creare quando portiamo l'asola verso l'interno del corpo borsa. Punto seguente, lavoriamo una maglia bassa e la segniamo col marcatore. Dobbiamo quindi procedere con una maglia bassa sopra ciascun punto e al termine del giro ripetere gli stessi passaggi. Proseguiamo quindi in questo modo fino ad ottenere un corpo borsa come questo. Ho raggiunto un'altezza complessiva di circa 25 cm. Vediamo adesso insieme come chiudere la lavorazione del corpo borsa e come lavorare i manici che andranno cuciti sul nostro progetto. In ultimo andremo a creare la nostra rifinitura con il filato effetto pelliccia. Arrivati al termine dell'ultimo giro di lavorazione, lavorata l'ultima maglia bassa, andiamo ad allungare l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo, lasciandone abbastanza per porlo su un ago. Sfiliamo la nostra asola, prendiamo l'ago e con questo dobbiamo passare al di sotto di entrambe le coste che compongono la seconda maglia del giro, quella segnata col marcatore. Con l'ago passiamo sotto ad entrambe le coste, entrambi i fili, dal corpo della borsa verso di noi, verso l'esterno. Possiamo rimuovere il marcatore e portiamo il filo verso di noi. Fatto questo, torniamo indietro all'ultima maglia bassa lavorata. Con l'ago dobbiamo passare attraverso le due coste che compongono il punto, esattamente nel mezzo. In questo modo, portando così il filo verso l'interno del corpo borsa. In questo modo abbiamo chiuso la lavorazione del corpo in modo invisibile e senza alcun gradino. Usando l'ago blocchiamo il filo in eccesso all'interno del corpo borsa. Come abbiamo visto insieme nella sezione del video dedicata ai materiali, questa tipologia di manico presenta qui, nella parte finale a goccia, dei piccoli fori. Questi consentono di cucire i manici direttamente al corpo borsa oppure di lavorarvi all'interno con l'uncinetto. In quest'ultimo caso però dobbiamo prestare attenzione alla tipologia di filato.
Se abbiamo un filato di spessore basso, possiamo lavorare direttamente all'interno dei fori, ma se, come in questo caso, abbiamo un filato di medio spessore, lavorare all'interno dei fori può risultare difficile, soprattutto se siamo principianti. Per questo motivo, per venire incontro a chi magari ha la sua prima borsa all'uncinetto, ho deciso di andare a cucire i manici direttamente al mio lavoro. Vediamo insieme prima di tutto come trovare la corretta posizione di ciascun manico. Prendiamo la nostra borsa e la appoggiamo in questo modo su un tavolo e andiamo a misurare il perimetro superiore. Nel mio caso questo perimetro corrisponde esattamente a 36 cm, quindi vado ad individuare la metà precisa, che sarà 18 cm. Partendo dal lato misuro i miei 18 cm e segno questo punto con un marcatore. E partendo dal marcatore vado ora a misurare 9 cm sulla destra, che segno con un marcatore, e 9 cm a sinistra, segnando sempre il punto con un altro marcatore. Posso ora rimuovere il marcatore centrale e questi marcatori saranno ora il nostro punto di riferimento per posizionare i manici. Manici che dovranno essere cuciti esattamente alla stessa altezza sul corpo borsa. Una volta individuata la misura, che nel mio caso corrisponde a circa 6 cm, vado a posizionare un altro marcatore di riferimento. Durante la cucitura la punta del manico non dovrà scendere al di sotto di questo marcatore. Prendiamo quindi ago e filo e passiamo alla cucitura. Fatto il nodo a un'estremità del filo e posta l'altra estremità su un ago, blocco il filo all'interno del corpo borsa, facendolo passare al di sotto di alcuni punti. Taglierò poi la codina in eccesso e passo all'interno della borsa portando il filo sull'esterno. Prendo il manico e lo posiziono direttamente sul corpo. Con l'ago passo al di sotto del primo foro disponibile alla mia destra. Scendo sul foro successivo e porto il filo all'interno. Foro successivo, passo da dentro la borsa verso l'esterno e torno indietro. Altro foro e torno indietro. Proseguo in questo modo cucendo tutti i fori. Una volta completata la cucitura, il nostro filo sarà presente all'interno della borsa. Utilizzando sempre l'ago andiamo a bloccare l'eccesso al di sotto dei punti che ci si presentano. Consiglio, dopo aver fatto camminare un pochettino il filo, di realizzare un piccolo nodo di sicurezza. In questo modo e di andare ulteriormente a bloccare il filo ancora per qualche punto. I passaggi visti per cucire la prima parte di questo manico dobbiamo ovviamente ripeterli per la seconda e ripeterli un'altra volta sull'altro lato del nostro progetto. Ora che abbiamo cucito i nostri manici, passiamo alla parte di rifinitura della nostra borsa utilizzando il filato effetto pelliccia con inserti di Lurex. Andremo praticamente a ricamare sopra il corpo della nostra borsa e siamo noi a decidere che tipologia e quantità di ricamo andare ad eseguire. In particolare ci agganceremo alla nostra lavorazione andando ad incorporare questo filato e siamo noi a decidere se ricoprire tutta la borsa, se creare un disegno, se ricoprirla a fasce, insomma, personalizziamo completamente il nostro progetto dall'inizio alla fine. Per creare il nostro ricamo posizioniamo il gomitolo di filato effetto pelliccia all'interno del corpo borsa e realizziamo un piccolo cappio con un'estremità. In questo modo
Nel mio caso ho deciso di non ricoprire tutto il corpo borsa, ma di andare a creare delle fasce. Per creare la prima fascia, scelgo un punto qualsiasi sulla mia lavorazione e parto proprio da qui, dalla parte inferiore della borsa. Il mio ricamo procederà riga per riga, da destra verso sinistra. Entro quindi alla base della riga di lavorazione scelta, nel mio caso la terza del corpo borsa, entro con l'uncinetto, così all'interno del punto, prendo il cappietto iniziale, lo pongo sull'uncinetto e lo porto attraverso il corpo, in questo modo. E mi sposto poi sul punto successivo, lungo la stessa linea di lavorazione. Per questo motivo ho scelto di fare apertura e chiusura a giro, così da ottenere un risultato omogeneo. Entro alla base del punto successivo, prendo il filo all'interno, lo carico sull'uncinetto e lo porto attraverso. Ho due asole, una e due, con la prima chiudo la seconda, realizzando così un punto bassissimo. Mi sposto sul punto successivo sulla stessa linea, prendo il filo, lo porto attraverso, ho sempre due asole, con la prima chiudo la seconda e proseguo in questo modo per tutto il giro lungo la stessa linea di lavorazione fino a ritrovarmi qui. Questo è il risultato completato questo primo giro col filato effetto pelliccia. Come proseguire? Quando arriviamo all'ultimo punto del nostro giro, possiamo o proseguire a spirale, quindi andare a salire sulla riga successiva, oppure possiamo procedere in questo modo, che io trovo molto più pulito. Andiamo ad allungare l'asola in questo modo, tagliamo il filo, posizioniamo il filo su un ago e andiamo qui, nel punto attraverso il quale abbiamo fatto passare per la prima volta il filo. Rientriamo nello stesso punto con il nostro ago e portiamo il filo all'interno. All'interno del corpo borsa avrò così due fili, quello appena portato all'interno e il filo collegato al cappietto iniziale con il quale mi sono agganciata alla lavorazione del corpo. Utilizzando queste due codine creo un piccolo nodo così da fissare quanto appena realizzato. Per i prossimi giri di lavorazione andrò a ripetere gli stessi passaggi. Realizzerò un nuovo cappietto con un nuovo filo, uscirò dalla mia lavorazione e andrò a ricamare in questo modo a punto bassissimo lungo tutto il corpo della mia borsa. Farò questo in alcune parti e in altre no, così da ottenere un effetto super particolare. Come ho detto in precedenza, potete anche decidere di procedere a spirale e siete voi soprattutto a stabilire quanti giri con l'effetto pelliccia volete realizzare. Come si realizza la parte con l'effetto pelliccia tra i due manici e sui laterali? In questo modo possiamo muoverci da destra verso sinistra e viceversa, è assolutamente indifferente. L'aspetto importante è entrare con l'uncinetto in una delle maglie il più vicino possibili a uno dei nostri due manici. In questo caso, ad esempio, vado ad entrare in questo punto, prendo il filo dall'interno e procedo nella mia lavorazione a punto bassissimo, esattamente come abbiamo visto in precedenza. E procediamo in questo modo fino ad arrivare al prossimo manico. E siamo arrivati qui. Non possiamo proseguire perché ovviamente abbiamo la parte in pelle del manico che ce lo impedisce. Quindi che cosa facciamo? Con l'uncinetto ci spostiamo sulla riga di lavorazione superiore. Quindi entro qui alla base del punto della riga superiore ed eseguo sempre un punto bassissimo. E adesso proseguo tornando indietro da sinistra verso destra fino all'altro manico. Salirò poi di una riga di lavorazione e procederò in questo modo da destra verso sinistra e viceversa, salendo sempre di un giro di lavorazione. L'ultimo giro lo andrò ad eseguire qui, all'interno della parte superiore dell'ultimo punto del giro,
prendendo contemporaneamente entrambe le coste dei miei punti. Anche qui lavorerò a maglia bassissima e una volta tagliato il filo lo andrò semplicemente a bloccare all'interno del lavoro. Faccio questo sia nella parte qui tra i miei due manici che sui laterali. In questo caso cominciamo dalla sinistra o dalla destra indifferente, giriamo l'angolo e poi torniamo indietro salendo sempre di un giro di lavorazione fino ad arrivare al bordo. Questo è il risultato, lavorando in andata e ritorno, che dobbiamo ottenere. Ed ecco qui il risultato finale, la nostra borsa finita con i suoi manici e fondo in ecopelle, resa super particolare da questa lavorazione di rifinitura con filato effetto pelliccia che si ripete lungo tutto il corpo del nostro progetto. Abbiamo visto come realizzare l'apertura e chiusura a giro invisibile, come posizionare correttamente i manici e appunto come ricamare con questo secondo filato. Io ho lavorato a strisce, ma come detto possiamo fare tutta la borsa in questo modo oppure andare a creare dei disegni salendo e scendendo con la lavorazione appunto bassissimo. Ma ora dimmi, questo progetto ti è piaciuto? Pensi di andare a replicarlo? Fammelo sapere con un bel pollice in su e con un commento proprio qui sotto il video. E ti ricordo che potrai trovare tutti i materiali, il kit completo per realizzare questa borsa sul sito di Duchessa Filati di Pregio, che ti lascio scritto sullo schermo e nel box informazioni sotto il video. Se desideri poi andare ad acquistare direttamente in loco il materiale, puoi recarti proprio in negozio in via Gravellona 36A a Vigevano, dove ad accoglierti ci sarà Cristina, la titolare, pronta a guidarti nell'acquisto del tuo kit per questa borsa e di tantissimi altri progetti che abbiamo realizzato insieme. E mi raccomando, se non vuoi perderti tutte le mie prossime pubblicazioni, non dimenticare di iscriverti al canale cliccando sull'apposito pulsante presente proprio sotto il video. E se avrai voglia di sostenermi nella creazione di altri tutorial come questo, non dovrai far altro che abbonarti al canale ad un costo mensile veramente piccolo piccolo, ma per me molto importante. Perciò con questa nuova e scintillante borsa ti saluto, ti auguro buona creatività e spero di rivederti molto presto in una prossima pubblicazione qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento.